Buongiorno e ben trovati a tutti. Oggi vedremo come realizzare un sistema di irrigazione goccia a goccia senza tubo ma a ricarica per le piantine del vostro giardino. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Anzitutto procuriamoci un contenitore per l'acqua da almeno 10 litri. Tipicamente io ho utilizzato quelle bottiglie che si usano per la ricarica del distributore di acqua per uffici. Queste bottiglie hanno una portata variabile dai 10 ai 15 litri. Rimuoviamo con una forbice o con un coltello il fondo della bottiglia per creare una sorta di imbuto. All'estremità inseriremo il rubinetto per l'irrigazione goccia a goccia. A tal proposito dovrete procurarvi questo raccordo per ala gocciolante che prevede un rubinetto con da un lato l'inserimento del tubo goccia a goccia gocciolante da 17-16 mm e dall'altro un raccordo da 1 mezzo classico. Questo inserto lo andiamo proprio ad inserire all'interno del tappo del nostro bottiglione. Fatelo entrare finché potete o perlomeno finché il rubinetto potrà essere agevolmente chiuso o aperto. In questa fase, se volete evitare anche gocciolamenti fuori dal tubo, potete anche inserire del silicone. Fatto questo, è ora di passare a realizzare un sistema per appendere questa bottiglia ad una certa altezza, perché per alimentare il tubo gocciolante sarà necessario appendere il nostro serbatoio. Riscaldiamo un cacciavite a croce con un piccolo cannello a gas e andiamo a forare in alto con 2 fori il nostro boccione. Prima di inserire una corda per sostenere il nostro boccione in alto, andiamo con l'attrezzo svasatore con il trapano per allargare un po' il buco in modo da farci entrare perfettamente il nostro cordino. Vi ricordo infatti che la pressione dell'acqua aumenta di 1 bar ogni 10 metri di altezza. Quindi ponendo questo serbatoio a 1,5 metri avremo una pressione di almeno 0,1 bar, più che sufficienti per alimentare il nostro impianto goccia a goccia. Prendiamo il nostro cordino lungo almeno 1 metro e mezzo, facciamolo passare all'interno dei 2 fori, estremità opposte le andremo a fissare sui pali della recinzione. Queste sono le nostre piantine che vogliamo andare ad irrigare con questo sistema goccia a goccia, sono 4 pomodori e un'insalata, e andiamo a fissare il nostro imbuto. E chiaramente dovremo fissarlo molto bene con la nostra corda per evitare che possa cadere una volta che si è riempito d'acqua, perché dovrà tenere i nostri 10 litri. A questo punto prendiamo la nostra ala gocciolante da diametro 17 con fori ogni 20 cm e andiamo a fissarla al rubinetto del gocciolante. Svitiamo prima il raccordo che blocca l'ala gocciolante, inseriamo l'ala gocciolante fino in fondo e poi riavvitiamo il nostro raccordo. In questo modo l'ala gocciolante sarà bloccata al suo rubinetto. Stendiamo l'ala gocciolante cercando di evitare le pieghe e tenendola il più vicino possibile alle nostre piante. Tagliamo all'altro estremo la parte in eccesso che non ci necessita e facciamo un bel nodo finale di blocco dell'acqua. La pressione è molto bassa, quindi sarà sufficiente un semplice nodo per chiudere la nostra manichetta gocciolante. E finalmente possiamo andare a riempire d'acqua il nostro serbatoio. Apriamo il rubinetto e vedrete che nel giro di pochi secondi inizieranno ad uscire le gocce dai vari gocciolatoi per annaffiare tutte le nostre piantine con la quantità d'acqua che più riteniamo necessario.
Ogni volta che vorremmo irrigare le nostre piantine, basterà riempire il nostro boccione della quantità necessaria che le piante assorbiranno lentamente. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi invito a mettere like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e ciao.